Sul mio canale, bentornati in questo nuovo video. Parliamo di come scegliere un coltello. Ovviamente l'argomento è vasto e complesso, non è una cosa da prendere così alla leggera. Questo pistolotto iniziale, attenzione che c'è una bella differenza tra il coltello, la cinesata da 10 euro e anche il coltello di buona fattura da 50 euro. Non serve spendere le 200, le 300, le 1000 euro. Tutti i coltelli tagliano, anche un coltello da cucina. Però il coltello da cucina taglia il ramettino, ma se incominciate a trovare legni duri come la quercia, il castagno, il noce, allora non solo in 2 minuti vi giocate il filo, ma in 3 vi giocate pure la lama. C'è un esempio usando questi due coltelli. Questo è un coltello da tavolo da 50 centesimi, forse 60, e questo è un coltello da cucina da 25 euro. Allora, se noi prendiamo un rametto abbastanza fresco, vedete che riesce a fare qualche ricciolo. Già questo, già meglio. Però poca roba. Se io prendo un coltello, diciamo così, nato apposta, di qualità, come questo Tops, guardate la differenza non solo della dimensione del ricciolo, ma anche della facilità con cui il ricciolo si riesce a fare. Se poi andiamo su legno duro stagionato, guardate come la lama scivola, non riesce quasi neanche a scalfire. Vediamo il coltello, e anche questo, guardate, riesce a fare qualche ricciolino, però proprio pochissima roba. Passiamo al coltello nato, progettato e temprato appositamente, ed ecco che anche in questo legno duro, con poco sforzo, riesce a fare i suoi riccioli. Ho fatto l'esempio di riccioli perché con due coltelli da cucina più dei riccioli è difficile fare. Vi faccio anche notare come la lama si stia già rovinando dove abbiamo colpito il legno duro. Lo stesso dicasi per addirittura questa si è cippata, guardate, si è cippata. Vediamo se riesco a farvela vedere bene. Vedete la cippatura, mettiamola a fuoco, eccola lì, la cippatura è qua. Vediamo se riesco a metterla a fuoco. Vedete la cippatura? Si è addirittura cippato. Questo è per dirvi che un coltello da poco va bene per un paio di minuti, e soprattutto con legna leggera. Se iniziate a lavorare legna secca, in pochi minuti vi fregate proprio il coltello. La stessa cosa vale con le cinesate, cioè quei coltelli da 10, 15, 20 euro che trovate sulle bancarelle o che trovate online. Magari possono essere accattivanti esteticamente, ma sicuramente non sono validi per un uso prolungato, se non solo per un uso occasionale, e anche in quel caso possono diventare strumenti pericolosi. Facciamo a scegliere un buon coltello. Adesso partiamo dai presupposti di base. Fare un po' i discorsi che sarebbero molto lunghi, come abbiamo detto, e quindi anche questo video probabilmente sarà un po' prolisso. Ho fatto 3 mucchietti. Ho fatto 2 mucchietti di fissi medio utility, medio piccoli, fissi medi grandi, e in questo caso folder, da folder leggeri e di sì a folder un pochino più pesanti. Piano piano nell'argomento.
Allora, l'esempio che vi ho fatto vedere con i coltelli da cucina era semplicemente un esempio per farvi capire come un coltello da pochi euro vale anche pochi euro. E questo non è tanto il senso del valore economico. A volte anche noi quando ci confrontiamo, quando voi mi chiedete anche nei commenti qua su YouTube o sugli altri social, Ermanno cosa mi consigli? Vorrei prendermi un coltello per questo, per quell'altro. Ecco, ci si scontra sempre con questa cosa. Sembra che il consiglio dato da chi ne sa qualcosina di più, qualcosina, perché c'è gente molto più brava di me, e che sia un po' snob nei confronti di chi dice io ho 4 lire e voglio spendere solo 4 lire. No, non è assolutamente vero, io non sono assolutamente ricco, evito di andare a mangiare qualche pizza, evito di andare magari di fare 20 giorni di vacanza, ne faccio solo 10 e con quello che risparmio un po' alla volta poi mi compro una lama che mi fa piacere provare, tentare, usare. Quindi è questione di passione, come chi va a sciare spende per andare a sciare per un tipo di sci migliore di un altro, eccetera, eccetera, e non si accontenta di 2 assi di legno che dice tanto scivolano lo stesso, e lo stesso vale per il discorso dei coltelli. Ma soprattutto c'è anche un discorso di sicurezza. I coltelli da pochi euro, e non smetterò mai di dirlo, possono trasformarsi in qualcosa di pericoloso quando meno ve lo aspettate, e se cercate anche solo su YouTube o su internet in generale di gente con dita mozzate o mano aperte, strappate, bucate, ne troverete parecchia. Andate anche nei forum di coltelleria e anche lì ne troverete, perché un coltello da pochi soldi non ha una tempera spesso controllata. Può succedere anche con i coltelli di qualità, succede anche con coltelli di grande valore che si è convinti di poterlo usare come un'accetta e vi resta in mano a metà. Ricordatevi sempre che spaccare la legna col coltello è un uso improprio. E per quello che mi riguarda, il batoning, se non il batoning leggero per fare degli incavi nei legni, nella legna, nei rami, per poter costruirsi uno shelter, scusatemi, un rifugio, eh, è praticamente una pratica da youtuber. Cioè in natura in genere si trova la legna che si vuole per accendere il fuoco, e se piove molto il fuoco non lo accendi sicuramente facendo il batone. Però ognuno è libero di fare, se uno gli piace andare a buttare giù le querce con coltellone da 2 kg, a me va benissimo, sono contento per lui e mi fa anche piacere vedere certe prove, o comunque andare a provare anche a me qualche volta il coltellone. Ne ho spaccato più di qualcuno, farò un video apposta, scusatemi, parlo plurale maestatis ormai, farò un video apposta dove vi spiegherò il come e il perché. Però non è l'utilizzo principe del coltello. Ricordatevi che l'utilizzo principe del coltello è quello di tagliare, e tagliare bene. Ecco perché bisogna scegliere un coltello. La prima cosa da pensare prima di indicare quale coltello comprare è capire cosa ne faremo di quel coltello. Sarà un coltello che utilizzeremo tutti i giorni per aprire cartoni, aprire scatole, tagliare fascette, tagliarci il salame, il panino per pranzo piuttosto che colazione? Allora sceglieremo un tipo di coltello. Sarà un coltello a tutto tondo che ci servirà anche nel bosco, in campagna, in montagna, per fare anche dei lavori col legno, per costruire, per fare appunto bushcrafting, quindi costruirsi delle cose, e però che può essere supportato da un segheto pieghevole piuttosto che da un'accetta, o che comunque non dovrà fare un gran batoning. Oppure vogliamo un coltellone per disboscare una foresta e dopo non ci interessa se nel piccolo intaglio eccetera non sarà assolutamente fruibile, perché ovviamente la lama sarà talmente spessa che una volta fatta la prima incisione dopo spaccherà e non taglierà assolutamente. Quindi in base a questo tipo di pensiero, di filosofia, di idea di utilizzo si potrà scegliere un tipo di coltello.
Piccolo avvertimento, un piccolo inciso, abbiate pazienza. Durante il video mi vedrete ogni tanto fare questo gesto, fregarmi un po' il viso. Purtroppo questo è il periodo delle allergie. Io da qualche anno, per fortuna perché sono ancora qua che me la racconto, ne soffro in modo eclatante, soprattutto in certi periodi dell'anno, e ho una forte irritazione sia alla pelle che alle mucose. Per cui abbiate pietà, ogni tanto anche senza accorgermene faccio un piccolo sfregamento qua a livello della barba o del naso, e portate pazienza, ciò non inficia l'argomento, visto che il video è piuttosto lungo. Abbiate pazienza se qualche volta mi vedete fare un po' questo gesto o questo gesto. L'allergia è terribile in questo momento e non mi resta che sopportarla. Buona visione. Arrivati a questo punto di discorsi abbiamo già mangiato 4-5 minuti e quindi sarà un video piuttosto lungo. Qualcuno lo troverà noioso, ma spesso mi chiedete appunto che coltello mi conviene comprare, oppure voglio anche fare un piccolo, voglio spendere anche 100 euro, 150 euro, vorrei comprare un buon coltello che mi duri degli anni. E dare una risposta a questo non è semplice, è complesso. Come abbiamo detto, intanto cosa ne farete di questo coltello, che utilizzo principale ne farete. Dopo bisogna aggiungere anche un altro concetto. Solitamente lo uso per tagliare la carta, il cartoncino, sbucciare la mela, eccetera, però qualche volta vado anche nel bosco e siccome non ho tanti soldi o non voglio spendere tanti soldi, non ho ancora la passione, però mi piacerebbe avere uno strumento, vorrei un coltello che anche nel bosco poi mi desse una mano a fare le cose che vanno per la maggiore senza fare batoning o altre cose aggressive per un tipo di coltello. E qua entriamo anche nel campo dei folder, quindi ci sono dei folder più leggeri, dei folder di taglio puro, ci sono dei folder che pur avendo un buon taglio puro sono anche molto robusti da permetterci di utilizzarli anche nel bosco per trattare anche la legna, e come abbiamo visto prima non è così semplice perché se la lama non è buona, avete visto i coltelli da cucina che addirittura si cippano se la linea inizia a essere poco poco un pochino dura, per cui anche lì c'è da fare un tipo di scelta. Oppure voglio un folder piuttosto robusto, piuttosto pesante, con cui per la maggior parte vado a fare trekking, vado nei boschi, eccetera, senza fare però campi eccessivi, quindi non dovendo abbattere dei rami, e che poi mi serva anche nell'utilizzo più o meno quotidiano. E quindi prendiamo un folder un pochino più robusto, un po' meno portato al taglio puro, ma un pochino più robusto. Poi c'è il discorso anche degli acciai. Anche qua non fatevi ingannare, purtroppo la passione porta a avere cose sempre, è un po' come la tecnologia, no? Ogni anno il cellulare è sempre più nuovo, che chissà cosa fa di diverso da quello dell'anno scorso, e poi le novità sono veramente risicate. Allora, anche acciai piuttosto moderni, sinterizzati, acciai da polveri, eccetera, sicuramente hanno delle performance di tenuta del filo o di durezza maggiori e hanno meno probabilità di avere dei difetti, però sono anche solitamente più difficili da affilare e anche possono portare a problemi essendo a volte spesso troppo duri. Quindi anche qua la scelta va ben ponderata. Io direi che degli acciai, quegli acciai che vanno per la maggiore in coltelleria, quale può essere un VG10 oppure per i carboniosi un 1095, sono sempre da preferire acciai tanto più performanti ma tanto più duri, soprattutto se siete alle prime armi. Se poi invece siete un po' più esperti, vi arrangiate bene con la filatura e vai di acciai come il D2 temprato con il sistema criogenico, quindi con il freddo controllato, quindi con HRC alti, vai di acciai molto 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 duri, cominciamo ad andare sull'SV35, cominciamo ad andare su acciai un po' più prestanti. Che ne so, per esempio mi viene in mente il CTS XHP, in Iolox, quell'ultimo acciaio che utilizza la Spyderco, il
il super acciaio che però è molto molto duro, Maxamet, mi pare che sì, mi pare che si chiami Maxamet, che è molto duro e però è anche durino da affilare, quindi se avete poca pratica o comunque non volete rompere la testa più di tanto nella filatura, è meglio stare su acciai di diverso tipo. Ma avevo fatto un video apposta sugli acciai, andate a vedervelo qua nella playlist coltelli fissi chiudibili. Allora abbiamo visto prima i tre mucchietti, quindi cominciamo a capire anche un attimino cosa valgono anche determinate geometrie abbinate a determinati acciai, eccetera. Questo perché? Perché a secondo non solo l'acciaio, come abbiamo detto, ma a secondo del tipo di geometria, un coltello taglia o spacca. A secondo del tipo di manico, un coltello è comodo nell'uso prolungato oppure no. Quindi magari potete comprarvi un coltello figo perché lo usate 2 volte al giorno, 3 volte al giorno per aprire una scatola di cartone piuttosto che per tagliare una fascetta al lavoro, e quindi per quanto il manico non sia dei più comodi al mondo non vi dà fastidio più di tanto, ma se invece lo utilizzate costantemente magari per qualche mezz'ora di lavoro continuativo, è meglio assicurarsi che anche il manico sia piuttosto comodo. Cominciamo allora a valutare prima i folder, partiamo da quelli che forse sono i coltelli più utilizzati, poi passiamo a quelli da bushcraft o comunque da campagna, i fissi, che sono quelli magari meno utilizzati dai più e comunque hanno un loro settore, un loro cosa. Allora, come dicevamo prima, il costo spesso influisce, è vero, però ci sono alcuni prodotti comunque di buona qualità dal costo piuttosto basso. Facciamo un esempio, per esempio il Manly Pick, questo con lama in D2 costa meno delle 50 euro ed è veramente un ottimo coltello. Adesso può non piacere il colore, comunque c'è tutto nero, c'è tutto verde, ci sono vari colori. Sulle 50 euro sempre online si può trovare il Victorinox Hunter Pro e vi posso assicurare che è un folder piuttosto massiccio, tiene discretamente bene il filo e si riaffila facilmente, promosso comunque per si può anche lavorare impegnativamente il legno, va veramente bene. Vediamo un altro folder sulle 50 euro astronomico per la robustezza, ovviamente non di sì da tenere sempre in tasca viste le dimensioni e il peso, è l'SR1 Light della Cold Steel. Eccolo qua. Quindi vedete che questi sono tre esempi, ovviamente potremmo parlare, però ci vorrebbe un video solo per gli esempi dei folder buoni ma economici. Ecco, qui avete tre esempi di tre folder buoni ma economici, quindi stiamo sulle 50 euro. Quindi vedete che adesso spendere proprio 15 euro per un folderino, aspettate un pochino di più, risparmiate qualche settimana in più e prendetevi un folder da 50 euro serio, che almeno sarete quasi certamente garantiti che avrete uno strumento sicuro da utilizzare tutti i giorni. Passiamo poi ai folder di taglio puro. Abbiamo visto appena adesso il Mali, perché la lama è piuttosto sottile, quindi è un folder di taglio puro, come può essere lo Spyderco Endura, qua nella versione flat e qua nella versione chiamiamola Scandi. Ma però questo il Mali abbiamo visto costa circa 46 euro, quindi qua invece saliamo sulle 100 euro. Qua paghiamo un po' il marchio, paghiamo il made in America, perché questi due prodotti qua sono entrambi prodotti negli Stati Uniti, non sono prodotti in Cina. La lama in VG10 giapponese, infatti c'è scritto Seki City Japan,
quindi diremo che la lama addirittura è prodotta in Giappone. E sono taglio puro, cioè questi qua veramente tagliano, da usare sul legno con più difficoltà o solo in caso occasionale. Un folder invece quasi da taglio puro, che però può affrontare bene anche il legno in caso di utilizzo, è questo Colsti Lowman. Ecco, questo è uno dei folder migliori in assoluto, perché potete usarlo come DC, è sottile, leggero, trasparente, lo mettete in tasca, però è solido, robusto, ha una buona lama in SV35, tiene bene il filo, e tenendo conto che in Italia è vietato usare i coltelli da difesa, è comunque un coltello che può funzionare bene anche da difesa. Passiamo a un folder invece praticamente indicato per quella che potrebbe essere la difesa, sempre della Cold Steel. Parliamo del Counterpoint 1, eccolo qua, e vedete che è un folder, comunque trovate le recensioni, le trovate tutte qua sul canale, e ha un manico molto comodo, per cui utilizzato anche per lavorare il legno, e la sua lama in House 10 tiene bene il filo House 10A. Abbiamo visto addirittura che supera molti degli acciai più nobili, e è veramente comoda. Non è bellissimo perché il Grivex è un pochino cheap da vedere, però la lama è veramente comoda, se voi lo utilizzate è veramente comoda. Sempre della Coldsteel, se vogliamo invece, no, andiamo avanti con questi diciamo intermedi. Vediamo il Spyderco, lo Shaman in questo caso, anche questo prodotto negli Stati Uniti, e vedete che anche la lama inizia ad avere un certo spessore, però mantiene un profilo flat e quindi taglia anche taglio puro, se non purissimo, però taglio puro lo fa. In più al finger choil, per cui si può utilizzare bene per fare un sacco di lavoretti, però qua saliamo molto con il prezzo, qua si va sulle 250-300 euro a secondo di dove lo trovate e se è un modello sprint run come questo oppure se è un modello di serie. Sempre per stare invece sulle 170 euro abbiamo il Cure della Lionsteel, un ottimo folder, non è pesante ed è però un folder che inizia a essere massiccio, e anche questo è un intermedio, può fare benissimo le fettine di salame piuttosto sottili, però può lavorare bene anche il legno, quindi molto robusto. Costa oggi come oggi sulle 170-160 euro online, sicuramente lo trovate. Un altro folder che fa un taglio abbastanza puro, però inizia ad avere la lama un po' più spessina al filo, è il nostro Fox Core, eccolo qua, di Vox. Anche questo va molto bene, lo trovate sulle 100 euro di spesa, quindi anche qua una spesa abbastanza abbordabile. Volendo rimanere nella spesa bassa, però avere veramente un folder indistruttibile ma impegnativo e non certo da taglio puro, il 4 Max Scout, che ve lo portate a casa con 120-130 euro, e qua avete una macchina da guerra, nel senso che può sostituire al 90% un coltello fisso. Sempre nel ramo invece del semi taglio puro, diciamo così, abbiamo la K47 che vi ho da poco recensito, e vedete che ha un filo piuttosto sottile, essendo concava la bisellatura, fa dei tagli veramente sottili, ma allo stesso tempo è come il Lowman molto robusto, e quindi può accompagnarvi anche nelle uscite fuori porta dove non servono lavori gravosi, ma anche dove servono lavori abbastanza gravosi, fatto salvo ovviamente il batoning, che comunque si riesce a farlo, ma che io sconsiglio sempre. Anche con i fissi potete immaginarvi con un chiudibile. Sempre della Costi abbiamo la D10, invece qua iniziamo a entrare, anche qua ha un taglio
semipuro, nel senso che taglia piuttosto sottile, però poi la lama si inspessisce e quindi avete comunque un coltellone robusto che potete usare per tutti gli usi, che voi siate nel bosco o che dobbiate trattare cibo o per la caccia. Quindi va benissimo. Va benissimo, suo fratello ha di 15 che è praticamente lo stesso e quindi non abbiamo nessun problema. Questo per farsi un'idea dei folder. Quindi se cercate un taglio puro state su coltelli con lama piuttosto sottile e bisellatura flat, come può essere appunto questo Spyderco, che vedete flat, liscia. Se cercate qualcosa di più robusto potete stare, sempre stando anche in cifre, vedete questo sabre, vedete che la forma è qua una bisellatura e sopra ne ha un'altra, la forma sabre vedete che è un po' più spesso, quindi inizierà il taglio sottile, poi però si ingrosserà man mano che noi scendiamo. Se diciamo la cosa da tagliare un salamone grosso, man mano che scendiamo la fetta si allarga di spessore e però restiamo su una cifra economica. Andiamo a vedere, adesso siamo già a 15-20 minuti, ma lo sapevamo che questo video dura, per cui andiamo a vedere invece i coltelli medio piccoli fissi a lama fissa. Anche qua troviamo vari tipi di coltelli, dal quello diciamo così economico a quello più caro, e anche qua dovete valutare bene quello che vi serve. Io è il tipo di coltello a lama fissa che prediligo, che preferisco, perché come i Gibson sono più abituato a usare il coltello per fare tutti i lavoretti e non per batonare, e quindi mi spiace, posso fare del chopping o del chopping battuto, il battoning leggero come alcuni lo chiamano, per fare degli incavi, per costruire lo shelter abbiamo detto, o per costruire degli strumenti. E quindi sono i coltelli che preferisco, perché possono tenere un taglio, non dico puro, ma molto fine, e allo stesso momento permettere di lavorare bene il legno e anche a, diciamo così, fare lavori anche gravosi. Partiamo da questo Black Fox Viator e anche qua vedete che abbiamo uno strumento di qualità economico, qua stiamo sulle 50 euro e abbiamo veramente un buon coltello. Non si può dire niente. L'acciaio è un 440C costruito in Cina su indicazioni della Fox e appunto per questo è ben trattato termicamente. Non c'è niente da dire perché è un ottimo coltello. Dopo può non piacere, nel caso contrario però saliamo diciamo di categoria di grandezza, abbiamo sempre l'altro Fox, il Vesuvius. Un altro coltello medio piccolo, questo Scandi Tracker della Tops in acciaio 1095, veramente questo per lavorare il legno è ottimo, e anche per la caccia, sebbene è un acciaio non inox e quindi va poi pulito. Qua però con la spesa siamo sulle 150 euro, quindi saliamo di prodotto. Ovviamente non ci batonate, per restare in casa italiana andiamo a vedere un po' il più piccolo B35 della Lionsteel. Questo è un coltello tutto tondo che potete utilizzare sia per la caccia, per la pesca, eventualmente anche per il bosco. Non è molto grande come potete vedere, e se no, se preferite avere qualcosina di più grande però di rimanere più o meno anche nella stessa fascia di prezzo, 10 euro più 10 euro in meno, parliamo 160-170 euro, abbiamo il famoso M4 che è in inox, in M390, quindi un acciaio inox, e qua avete già un coltello, potete fare anche del batoning di tronchetti di dimensioni non esagerate, però veramente lo potete usare per tutto, quindi non è un problema. Grazie anche qua alla sua bisellatura riesce ad avere un taglio piuttosto sottile e quindi può venirvi utile a 360 gradi. Abbiamo visto anche il prezzo non è così pesante. Volendo rimanere sempre nella Tops sui 150 euro, 160 euro, adesso dipende da dove l'ho trovato, abbiamo questo bellissimo
Tanimboka Pucco, che come funzionalità 10+, poi può non piacere l'estetica. In 10,95 abbiamo detto, ma con questo potete affrontare dalla foresta al bosco e fare quello che volete, escluso il batoning. Anche perché, attenzione, i coltelli Scandi, questo non è uno Scandi puro perché la Tops non fa gli Scandi puri, hanno un microbisello, mentre lo Scandi puro va proprio a finire a microbisello. Non si devono utilizzare per batonare perché si rovina subito la lama, il filo. Infatti lo Scandi puro della Easy ha proprio nel manualetto interno la confezione il divieto, perché se no non ti danno la garanzia. Abbiamo sempre nella stessa categoria, diciamo, di dimensioni l'F1 Pilot della Falkniven in acciaio laminato. Anche qua oggi lo si trova veramente a buon mercato, 130 euro mi pare di aver visto online, per cui questo vi posso assicurare è ottimo. Qua il taglio inizia a diventare un po' più spesso, anche perché ha una filatura convex e quindi il fettine di salame sottile non ve la fa, però lavora molto bene il legno e anche per la caccia va bene, va discretamente bene. E su quella fascia di prezzo qualcosina in più abbiamo il re degli utility knife, secondo me, ed è questo Easy JG3 di Gibson. Appunto, lui va in giro con questo e un'accettina e con quello fa tutto, si impugna veramente bene. E qua io ovviamente gli ho fatto la passivazione in acciaio 10,95 e quindi questo è una scelta, ha una bisellatura sabre, ma in realtà vedete che è una flat, quindi questo fa tagli sottili e lavora il legno benissimo, quasi fosse uno Scandi. Vi piace una cosa più tattica, sempre su quella linea sia di prezzo che di qualità, sempre in 10,95 abbiamo l'Easy 3. L'Easy 3 che è anche il finger choil, quindi va benissimo per lavorare. Io l'ho visto usare per la caccia, per la legna, per trattare il cibo, per i pesci. Ovviamente, essendo acciaio carbonioso, va poi asciugato e fatta la manutenzione. L'unico difetto, come può avere il Lowman o altri coltelli sottili, ovviamente qua, se avete la mano grande, lavorando molto a lungo, qua dà un po' fastidio perché il manico è molto sottile e quindi segna sulla mano. Però devo dire anche questo ottimo, veramente non si può dire niente. Andando a quelli più piccoli, sempre restando in casa Easy, abbiamo il famoso Isula 2 e qua lo usate come volete, fate quello che volete, da difesa, da caccia, da taglio, da quello che volete. Ovviamente deve piacervi un coltellino di queste dimensioni. Oppure qua in questo caso ho di Simone Tonolli il suo Rook Real Utility Knife. Vediamolo qua, anche questo si impugna bene, cavalca un po' l'onda, ma questa è una forma, è una delle forme che funziona di più. Guardate che le forme tradizionali di solito particolari sono quelle che funzionano di più di tante altre forme che magari ci piacciono di più, colpiscono più l'occhio o la fantasia, che invece poi dal punto di vista funzionale hanno pochissimo di buono. Guardate un po' se non si assomigliano un pochino, e la forma della lama, questa è una delle forme di lama che funziona sempre. Anche qua non siamo neanche sabre, siamo direttamente flat e andiamo a finire. Quindi questa taglia veramente bene e taglia bene anche il legno. E anche qua come spesa, adesso questo qua in Sanmai per cui è un po' più caretto, siamo verso le 200, ma quello in Neolox con 120 euro lo portate a casa. Andiamo adesso ai coltelloni. Abbiamo visto poco tempo fa sulla la recensione che avevo fatto di questo bellissimo Titan. Qua abbiamo un bello spessore e abbiamo, anche per quanto la lama sia una sabre e sia bisellata a finire, al filo abbiamo uno spessore, per cui questo lo usate sicuramente per la legna.
potete anche tagliare grossolanamente il cibo, ma cose molto più fini non le fate. Poi tutto si può fare, dipende dall'abilità più che dal coltello, ma si fa un pochino più fatica, e qua però la spesa è piuttosto impegnativa, siamo sui 350 euro. Come dicevamo prima, abbiamo il Vesuvius, anche qua sulle 60 euro, e vi portate a casa un coltello serio senza svenarvi, senza vendere un rene, anche questo in 440C, e anche questo ha un taglio intermedio, quindi riesce a tagliare abbastanza finemente. Però qua adesso su questi grossi si inizia a far fatica. Volete prendervi un coltello della Wonder Tactical, io quello che più vi consiglio, che è quello di fatti che ho preso, che ovviamente non è il più grande, il più grosso come piace a tanti, ma è questo Lynx, questo lince, che va veramente bene, però in acciaio di 2 piuttosto duro, affilarlo ci vuole un pochino di pazienza e ovviamente il taglio non può essere sottile. In casa Easy, quello che vi consiglio di più se volete un coltello di medie dimensioni è l'Easy 4, e questo non quello col manico diciamo da bushcrafter, questo è quello tattico, no? Perché questo funziona, non so per quale motivo dirvi, funziona meglio, poi col finger choil così vi permette la presa avanzata col suo GIMP. Anche qua li trovate online dai 150 ai 170 euro, è in 10,95. Devo dire che mi ha sorpreso perché pur avendo un bello spessore di lama comunque ha un taglio abbastanza fine, almeno iniziale. Dopo ovviamente voi capite che una lama larga quando scende tende poi a spaccare. Molto buono, e per chi è amante più del combat, ovviamente il nostro pilot della Camillus in questo caso, ma trovate in commercio adesso quello della Ontario, che è praticamente il fratello gemello. E questi secondo me sarebbero i primi coltelli da comprare, sui 50-60 euro lo trovate, sono in 10,95, e lì vi fate la mano, imparate, capite un po' come funziona, perché il 10,95 a mio parere è un acciaio che può fare scuola, che ci insegna, si affila facilmente, tiene discretamente bene il filo anche a lungo, e non è un acciaio troppo duro per cui il coltello prima di rompersi magari piega un pochino. È interessante, io direi che è interessante. Abbiamo poi ovviamente il Tops Bob, qua siamo sulle 200 euro e abbiamo un coltello massiccio. E per finire vi faccio vedere sempre un coltello massiccio, che è un piccolo travetto affilato da un fianco che ovviamente è l'Overlander, sempre della Tops, però per chi vuole un coltello piccolino ma allo stesso momento massiccio, questo è il coltello che fa per lui. Attenzione che però il taglio sottile ve lo dimenticate. Queste sono alcune indicazioni di prezzi, di modelli, di cose. Ovviamente ce n'è un'infinità, ognuno ha i suoi, ognuno ha i propri gusti, ognuno piacciono determinate cose piuttosto che altre, e quello non si discute, il gusto non si discute, però il senso è questo qua. Non vi dico di fidare di recensori online, perché ci può essere quello che è sponsorizzato, quello che non è sponsorizzato, eccetera, però quello che sentite dirvi di solito anche nei gruppi o nei forum da chi più esperto, ecco, ci sono certe marche, in questo caso non vi ho fatto vedere un Bark River, ripeto, un Tops, un Easy, un Lion Steel, per rimanere in Italia, e comunque un Cold Steel, se anche ha fatto dei coltelli un po' particolari, un Falkniven, si farà super pagare, ma sicuramente sono coltelli sicuri e funzionali, per cui avete visto che si può spendere anche poco, possiamo stare entro le 50 euro sia con i folder sia con i fissi, possiamo, ma ce ne sono altri anche insomma da stare su questa cifra, che sono però discretamente buoni, quindi potete utilizzare con una certa tranquillità. Quindi non è vero che c'è bisogno di spendere tanto per avere un buon coltello, c'è bisogno però
di informarsi, di avere la pazienza di ascoltare, di non scegliere solo col gusto personale, ma di capire il perché un coltello può essere più buono di un altro, perché mantiene il filo, perché è comunque affidabile il tipo di lavorazione, perché è un'azienda che negli anni ha dato affidabilità. Non è detto che il coltello artigianale sia un buon coltello, attenzione, ci sono tanti artigiani improvvisati, ci sono dei bravissimi artigiani, però in Italia ne abbiamo tanti, però ci sono tanti artigiani improvvisati e poi spesso le aziende di coltelli che sono abbastanza serie, rinomate, eccetera, hanno un controllo delle tempere di qualità. A volte l'artigiano invece si fida a occhio, c'ha un forno, comunque ne tempra pochi alla volta, può anche essere che non sempre la tempra gli venga bene come un processo industriale. Quindi questo non voglio screditare nell'artigiano e neanche il coso, è per dire che attenzione, non è vero che l'artigiano è sempre meglio, l'artigianale è sempre meglio dell'industriale, come non è vero neanche il viceversa. Quindi cercate di informarvi bene, cercate di fare domande, anche a me qua in descrizione se volete chiedere cercheremo di approfondire questo e altri argomenti per quello che riguarda i coltelli. Non fermatevi alle prime impressioni, non fermatevi a chi vi dice ma io ho comprato quel coltello lì a 15 euro, taglia fa benissimo quello che deve fare, certo tagli la mela, tagli la banana, va benissimo. Se volete fare una prova del coltello prendetevi un ramo di quercia secco, che è quello che potete trovare, o di olivo secco, ma la quercia è un po' più duretta, o di noce, e li provate e vedete sicuramente dove c'è il coltello che la lama si comporta bene o non si comporta bene, non avete bisogno di battonare. Poi se invece volete provare un coltello da campo grosso, volete vedere se questo resiste, battonate come non ci fosse un domani. Anche questo può essere un sistema. Spero di essere stato abbastanza chiaro, di aver dato delle indicazioni che possano essere utili. Scrivetemi qua in descrizione se il video vi è piaciuto, se ne volete altri di questo tono. So che sono video un po' lunghi e forse anche un po' con meno azione, possono essere un po' più noiosetti, ma sono video in cui si cerca di trasmettere una certa esperienza data dalla prova di tanti coltelli. A tutti voi un ciao, iscrivetevi al canale, aiutatemi a crescere, mi raccomando, per voi è gratuito, a me aiuta sia l'iscrizione che il like. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti da Ermanno, ciao!